Belli carichi, partiamo per questa nuova super avventura, sperando che non ci deluda. Vediamo. Ma tra circa una settimana torneremo. Guardate, sembra carica. Poi guardate me e dite, va troppo leggera. Ora chiamiamo Uber e diretti all'aeroporto di Quito. Questa volta vi parleremo anche di un aspetto molto importante in relazione appunto a quello che andremo a fare, ovvero l'aspetto economico. Partiamo con $21 per il trasferimento da qua all'aeroporto. Perché ve lo dico tranquillamente, questa uscita tra virgolette sarà un bagno di sangue, quindi speriamo assolutamente che ne varrà la pena. Sara è pronta, in attesa? Sì, sto aspettando, carica come un mulo, però non mollo. Chevrolet Beat Argento, targa 9075, la più economica, Uber X. Eccola, 9075, arrivata. 4077, vamos. Aeroporto internazionale Mariscal Sucre di Quito, e nonostante la nostra destinazione sia all'interno del paese, partenze internazionali. Prima cosa interessante da condividere: il carrello si paga $3. Quindi, come si dice da buon marchigiani, il volo Avianca prevede solo il self check-in. La targhetta di imbarco ce l'abbiamo, o meglio l'etichetta per la valigia da imbarcare, ne abbiamo solo una. Il biglietto ce l'abbiamo. Fatto il biglietto, la procedura è questa: primo passaggio, dovete passare di qua e ovviamente pagare $20 cada uno, una sorta di tassa, non abbiamo capito bene, e probabilmente anche per contingentare la gente che si dirige anche per turismo, e quindi una protezione in più. Secondo passaggio, controllo alla valigia, questa qua, QR code per poter fare una dichiarazione. L'Agenzia de Regulación y Control della Bioseguridad y Quarantena. E prendetevi il giusto tempo, perché tra connettersi, scansionare, compilare vanno via 10 minuti. Perfetto? Adesso de mano, todo de mano. Tutti i controlli fatti, ora salita. Sempre molto meglio viaggiare con la Tenerona. Altro controllo, ovviamente per i bagagli a mano, come sempre. V680 a tempo, a 3. Destinazione esclusiva, beni di lusso e immancabile cappello di Paja Toquilla. Ci hanno chiamato, tocca a noi, gruppo E. Che fretta c'è? Pensavo che non ce la volessero. Ma avevo il cappello, Principale compagnia aerea colombiana, Avianca è anche la seconda più antica al mondo. Inutile dirvi che c'è un po' di emozione per dove stiamo andando, ma voi venite con noi, quindi non vi perderete nulla. Abbiamo scelto il posto vicino al finestrino perché penso, perlomeno spero, che all'arrivo la vista dall'alto dovrebbe essere spettacolare. E la vedrete anche voi. Comunque vi condivido come sempre che preferisco guidare la moto, quindi stare con i piedi per terra, anche perché qua non posso guidare. Vabbè, pensiamo tutto bene. Tra l'altro la Gran Tenerona è rimasta a Quito, e quindi incrociamo le dita anche per lei. È in un deposito, è al sicuro, però lo sapremo solo quando la rivedremo. Ma anche per quello vi racconteremo tutto, perché non è stato facile organizzare il tutto, lasciare la moto, lasciare i caschi, che come ho detto in un video pippone, siamo in un posto che non conosciamo nessuno e dove bisogna fare attenzione, quindi anche per questo motivo speriamo bene. E per i più curiosi, 2 ore e 15 minuti il tempo di volo, è un po' come fare Roma-Londra, per non pensare che passeremo da quasi 2900 metri a quota zero. Dove vi stiamo portando? Io nel frattempo vi lascio prima del decollo. Il cielo è limpido, ma questo non preclude la possibilità di turbolenze. Superare le Ande, dove Quito è immersa, può non essere indolore, anche se il panorama dall'alto di una delle catene più alte del mondo è sempre un grande spettacolo. Anche se stando già ai 2900 metri di Quito sembrano quasi i morbidi inquieti Appennini. Praticamente l'aeroporto si trova in una conca e noi dobbiamo uscire fuori, e quando si esce fuori ovviamente è facile trovare delle correnti. L'Ecuador è complicato anche per i piloti, ma anche per noi che siamo dentro l'aereo, tranne per Sara, perché sembra che siamo alti, ma alla fine qua sotto ci sono le montagne e le nuvole sono a filo con le vette più alte. Remember to present the QR code for your online declaration. Thank you for your cooperation. Ci hanno
avvertito che avrebbero fatto un trattamento riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per evitare di portare delle malattie, per cui hanno spruzzato quel prodotto che avete visto su tutti i bagagli, quindi li aspetteremo da questo lato. Siamo un'ora indietro rispetto all'Ecuador continentale, stanno arrivando nel frattempo, ci sono 30 gradi centigradi e ci aspettiamo di star bene. Praticamente da motociclista fanno un processo di fumigazione con quello che avviene sul passaggio delle frontiere in alcuni paesi. Sono molto restrittivi, un po' come succede in Australia per l'importazione e l'esportazione di prodotti, soprattutto per l'importazione. Un'ora indietro rispetto all'Ecuador continentale vuol dire che non usciamo dal paese e se non è continente, i sardi lo sanno, è isola e infatti ecco il mare. Llegado al aeropuerto, por seguridad esperen sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Ha sido un placer tenerlos a bordo. Ragazzi, è un caldo pazzesco! Benvenuti alle Galapagos! Allora, anche adesso la domanda nasce spontanea: ma dove vi portiamo? E dove portiamo Sara la Tatti? Guardate che con la borsa da Maite che fa fatica, perché sta comoda sopra la tenerona quando i bagagli sono io a caricarli. Praticamente abbiamo recuperato le borse che avevamo, io con la piccolina della Wunderlich e qua quella grande che abbiamo sopra la graticola, sperando che ci sia. Non è solo caldo, è anche tanto umido. Controlli fatti, valigia recuperata, poi vi spieghiamo tutto. Adesso secondo viaggio della speranza, perché dobbiamo andare nell'altra isola, quindi prima bus, poi traghetto, poi da capire se prendere il taxi o un altro bus. Sara intanto ha tolto strati alla lista di cui vi parlavo, ovvero quella economica. Aggiungete $5 per il bus. La valigia grande la caricano loro. E anche questo step fatto. Sei? Sì. Controlliamo anche la borsa. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Fondamentale, non c'è l'aria condizionata. Il primo incontro inaspettato è quello con le iguane terrestri dal colore giallo-bruno. Erbivore, sono considerate docili, tranne nella stagione degli amori. Ragazzi, è un po' follia, in questo caso è una parola pazzesca, bisogna metterla. Però il bello è che loro assolutamente rallentano, si fermano, quindi c'è un'educazione sotto questo punto di vista per l'ecosistema alle stelle ed è bellissimo. Tanto ingresso. Muy buenas tardes, el ferry viene en 5 minutos, ¿está bien? Perfecto. Sí, ahí podemos esperar. Necesitamos un ticket? No, paga directamente en el ferry. Perfetto. Nosotros llevamos al ferry. Perfetto. Cuando cruzas al otro lado, retiras. Muchas gracias. Quindi alle borse grandi, quelle da stiva, ci pensano loro. Non bisogna fare il ticket perché si fa direttamente all'interno del traghetto. Nel frattempo pioggerellina equatoriale. Che tra l'altro è molto piacevole perché veramente ragazzi è caldissimo, è difficile capirlo dalla camera, ma vi dovete fidare di noi. La borsa c'è. Adesso attraverseremo il canale di Tabaca per cambiare isola. Da Baltra a Santa Cruz. Super preparati, preparatissimi. Comunque adesso mi vedete ridere perché ancora non vi ho dato la notizia, quella bruttissima. Arriverà a breve. Costo del traghetto $1. Total black.
Puerto Ayora, $5. Yes, no? Sí, $10. Aggiungete $5 cada uno. Bus Puerto Ayora. Il vestito in radica di noce, stile Mercedes anni 80. Adesso circa 40 km per Puerto Ayora perché si trova dall'altra parte dell'isola, e poi taxi per la struttura. Prima o poi arriveremo. Partiti. Per voi 2 secondi, per noi quasi un'ora di attesa. Ora vi condivido la mappa. In questa isola praticamente non ci sono strade, questa è praticamente dritta fino a Puerto Ayora. Arrivati al terminal terrestre. Gracias. Perfetto. Sì, izquierda. No, ora, después. Non conosce la direzione, quindi attiviamo il nostro navigatore. ¿Usted vive acá? Claro, 28 años. Es que esos hoteles son nuevos, pero no tienen, las direcciones no están bien. Bienvenido, caballero. Muchas gracias. Perfecto. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, hola. Gracias, gracias. No se olviden nada. Tener cuidado cuando está mojado. Tomen asiento un momento, por favor. ¿Cómo les fue? ¿Vienen desde el aeropuerto? Sí. Excelente. ¿Un largo viaje o corto viaje? No, es un poco largo. Estas islas son muy bonitas. Disfruten día a día. Mi nombre es Darío. Yo soy el host de este pequeño, es un hostel pero más parece un pequeño hotel. Y mi esposa, che si chiama Priscilla, sta con nostri hijos in questo momento. Con la sua calma serafica, Dario ci tiene a darci tutte le informazioni necessarie per un buon soggiorno, gli orari di partenza delle escursioni tra le 5 e le 8 del mattino, i locali dove mangiare per il turista, cioè che non mescolano acqua buona con quella meno buona nelle preparazioni, ma comunque. No se van a morir de hambre. Esta temporada es temporada de lluvia. También a veces caliente y a veces muy caliente. También hay insectos. No sé si es el color de piel o tienen la sangre más dulce, pero les encanta a los turistas. El agua está perfecta para nadar. Lo que puede pasar es de que no haya luz. Cuando no hay luz, no hay agua. Pero sin aviso, sea en San Cristóbal, Isabela o aquí en Santa Cruz, ¡pum! Porque la electricidad fue diseñado para unas 10.000 personas. Ahora somos más de 15.000. Entonces el gobierno no cambia los generadores eléctricos. Entonces puede ser que más adelante se venga un problema más serio. Pasó hace unos 15 días. No ha vuelto a pasar. Esperemos que no suceda. ¿Por cuánto tiempo? Normalmente se va de 4 a 6 horas para que las máquinas descansen y vuelvan a generar otra vez el trabajo para las siguientes horas. Super gentile. Quello che voglio condividere è il bagno di sangue di cui vi parlavo. Praticamente per entrare qua alle Galapagos, dopo il controllo passaporti, c'è una sorta di tassa, non so come definirla. Un po' di tempo fa era di $100 cada uno, adesso è di $200 cada uno. Sta bien? Non solo,
qualsiasi escursione, no, qualsiasi escursione no, ho detto male, però ci sono delle escursioni chiaramente tra le più belle e le più ben organizzate che hanno un prezzo molto alto, parliamo dai 180, 260 ai 300 euro a persona. A $300 a persona, quindi dovremmo valutare bene quello che vorremmo fare. Sì, ho il cuoio capelluto spellato per via del sole. In diretta lo faccio. No, dai, lo facciamo dopo. Dobbiamo considerare i giorni che vorremmo lavorare sperando che la wifi vada bene. Va bene. È difficile che torneremo da queste parti, per cui faremo magari uno sforzo in più per potervi portare, sperando di poter scegliere il meglio. Semmai vado solo io. Semmai andrà solo Francesco, la prossima andrò solo io. Facciamo così. Ragazzi, buongiornissimo nel vero senso della parola. Guardate che meteo pazzesco! Sara pronta? Per una volta ci vedete in un orario inconsueto. Abbiamo anche la colazione. Sì, perché abbiamo chiesto al proprietario, è molto presto, quindi parliamo molto piano, se potevamo portare la colazione da asporto. Lui si è offerto di accompagnarci per un tratto di strada. Vi portiamo nella spiaggia più bella dell'isola di Santa Cruz. Sì, ma io non so se sono pronti. Sono pronti loro? Sono pronti. Hanno preparato tutto. Adesso lui è andato a casa, prende qualcosa e si va. Come sempre Sara non ho capito una mazza. Io mi riferivo a voi, se eravate pronti, però va bene uguale. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Mucha humedad. Eso es la humedad. ¿Esta noche llovió? No llovió, se ve seco o muy poco. Esa es la humedad. ¿Durmieron bien? Muy bien. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. De aquí es la calle de los kioscos y la calle para ir directo a Tortuga Bay. You and I can weather any storm. Siamo arrivati. Pensavamo di essere soli. Muchas gracias. Pronta? Pronti. Adesso ragazzi ci aspetta un sentiero non cortissimo, però dovrebbe essere piacevole a quest'ora della mattina. Ovviamente ci ha lasciato qua perché si può proseguire solo a piedi. Sara con le ridotte inserite, questo è lo spazio per bici e moto, poi inizia una scala per il paradiso perché dall'alto c'è una vista bellissima. Guardate questa fenditura, noi dobbiamo salire in cima. In quanto oggi Francesco e Sara, guardate dove vi portano! Al Parco Nazionale Galapagos. Il sole sta sorgendo proprio ora. Porto di qua perché c'è una sorta di balconata. E questa è la vista che abbiamo. Il parco apre alle 6 esatte, ora non c'è nessuno, però come potete vedere il viale è aperto. Ieri quando siamo arrivati bisognava registrarsi, ma l'ingresso è gratuito. E adesso spappoliamoci questi forse 2 chilometri in mezzo alla natura. Per loro, come abbiamo visto anche ieri, è anche un luogo dove venire a correre, a passeggiare. Si fanno tutto questo viale e poi corrono anche in spiaggia. Quindi Sara vi ha anticipato che vi porteremo in una spiaggia dove non saremo soli, ma per soli intendo noi umani. E comunque, con la massima onestà, camminare qua a quest'ora è bellissimo. E voi lo fate con una comodità ancora migliore, perché dal divano si sta comunque bene e non siete stracarichi come noi. Guardate il muletto, tra l'altro, con i costumi appesi, perché questa notte con tantissima umidità e magari un po' di pioggia non sono asciugati. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Poi si arriva in un punto dove le piante iniziano a diradarsi e ascoltate bene il rumore del mare in sottofondo. Compare la prima sabbia bianca, con sempre Sara sullo sfondo, che la mattina quando è molto temprano parla poco, ma poi come sapete benissimo si rifà più tardi. Poi quando vedrete questo viale dritto potete immaginare che il paradiso è vicino, perché non sto scherzando, qua parliamo veramente di paradiso terrestre. Come sarà la Tappi, una sorta di paradiso terrestre. Claro.
animale quasi in via di estinzione. La sabbia inizia a prendere il sopravvento, la camminata diventa più morbida, l'adrenalina sale, il rumore del mare è sempre più forte, come a dire dai che ti aspetto, vediamo chi è più forte tra i due. Poi l'ultima semicurva, ma prima di mostrarvi la spiaggia dobbiamo farvi vedere i suoi abitanti. Scontro fra titani. E adesso, con la pace assoluta, anche se è arrivata un po' di gente, parliamo di una spiaggia lunghissima con circa 20 persone, colazione preparata dal tipo della struttura. Classico toast, prosciutto e formaggio, che da queste parti a questa ora è tanta roba. Le iguane marine di questa spiaggia si mimetizzano con le rocce di origine vulcanica e quindi nere, per questo le vediamo estremamente scure. La raccomandazione, anche se la forte tentazione è quella di toccarli e avvicinarli, non si può fare. La raccomandazione ferrea è quella di non avvicinarsi a una distanza minore di 2 metri. Ora prendiamo tutto e torniamo dall'altra parte, così finalmente vi mostriamo la spiaggia lunghissima che sembra quasi caraibica. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. It's time for me to go, burn all the bridges. Una potenza pazzesca. I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives. And my
Onestamente si fa fatica a lasciare questo posto, ma abbiamo la premiere con voi e qua internet non prende. Pensate quanto vi vogliamo bene. Io vorrei sapere chi di voi lascerebbe questo posto per fare la premiere. Scrivetelo sotto nei commenti, siate onesti. Ora è arrivata una comitiva, purtroppo. Praticamente c'è un gruppo di turisti e tornando al budget, che è l'aspetto fondamentale qua dei Galapagos, questa uscita potete farla ovviamente tramite agenzia oppure come abbiamo fatto noi in completa autonomia, costo zero. Comunque Sara è tuttora senza parole, è emozionante questa uscita, è emozionante questa spiaggia, è emozionante stare a prendere il sole, farsi il bagno e vedere passare queste iguane grandi che fanno spola da un estremo all'altro della spiaggia. Condividi? Assolutamente sì. Mi sentite silenziosa, ragazzi, non sono perfettamente in forma, ma sto benissimo e questa uscita ne vale la pena, non perdetela se capitate alle Galapagos. Comunque se venite da queste parti preparatevi, perché vedete alle mie spalle ogni tanto c'è qualche morto, tra virgolette ovviamente, perché il percorso è lungo e a quest'ora il sole picchia veramente tantissimo. Portatevi tantissima acqua in quanto non è proprio una passeggiata con queste temperature e con questo sole, però come dico sempre rafforza i glutei alla moglie. Quindi top. Abbiamo con noi sempre 2 borracce da 850 ml e dopo un'ora erano terminate perché beviamo come dei cammelli, questa è la verità. Arrivati alla fine, o meglio all'ingresso, dove in alto c'è anche un punto panoramico. Qua è dove ci si registra, ma se venite come noi alle 6 di mattina non c'è nessuno, trovate solo il cancello aperto. Ed eccoci qua all'ingresso. Adesso per mezzo litro d'acqua potrei anche uccidere oppure vendere la moglie, però vista l'età non so se baratteranno con mezzo litro d'acqua, visto anche il contesto. Non c'è mercato, non c'è mercato. Come era facile immaginare c'è la fila. Quanto? $2,50. Mamma mia ragazzi, anche se il pezzo di cocomero là non era male, però dai, adesso andiamo a mangiare qualcosa. Prima della premiere però, strameritata. Allora per questa volta per mangiare nulla di particolare, nulla di locale, però dobbiamo in qualche maniera risparmiare anche. Porteremo qualcosa di locale veramente, aspettate. Quindi andiamo sul classico hamburger e insalata. Buon proveggio. Mangiato benissimo, speso il giusto in relazione alla qualità e alla quantità. La spesa totale è stata di €41 e sarà per i pasti giornalieri perché questo sarà il nostro unico pasto oggi. Ora scrivete nei commenti chi ci crede. Io sono il primo a non crederci. Dai, Ve lo fai il dimostreremo. maiale. Che si apparte adesso diretti in struttura dopo aver fatto minimo 10 km. Doccia veloce, premiere con voi. Quella che vedete bianca è la nostra struttura da dietro. Leggermente fuori dal centro, ma struttura super dignitosa, rapporto qualità-prezzo. Quello che voglio fare in questi video è anche una sorta di guida all'acquisto, guida alla spesa per un tour delle Galapagos. Perché quello che sto vedendo è che si possono fare tantissime cose in autonomia, altre no come già detto, ma bisogna saperle, come sempre. Sara è bella bruciata, la nostra camera è quella. Un dettaglio assolutamente da non sottovalutare: appendi abiti lavati ieri sera, ma soprattutto acqua gratuita. Considerate che al ristorante abbiamo pagato $3 mezzo litro d'acqua e con le temperature questa macchina è una manna dal cielo nel vero senso della parola. Noi abbiamo la camera 102 Tortuga e questa è la nostra casa, enorme, come detto, super dignitosa. Aspettate che vi apro. Considerate che sono 3 giorni che siamo qua e non abbiamo mai chiuso la finestra giorno e notte, solo con la zanzariera. Anche il bagno è enorme, tutto nuovo. E tornando alla spesa, qua spendiamo €70 al giorno, compresa una colazione super spettacolare, o meglio, una colazione abbondante che in qualche maniera vi farà saltare anche il pranzo. O quasi. Oggi ci avete visto con la colazione di asporto perché siamo partiti prestissimo e anche questa cosa è un plus che in tanti fanno, ma torno a dire che qua il gestore è molto super disponibile. Non che oggi non fosse abbondante, però era più limitata rispetto a quella che abbiamo fatto ieri, quindi oggi ci siamo concessi un pasto che però, ripeto, sarà l'unico. Ancora! E dopo la bellissima giornata in mare, anzi la mezza giornata, questa è la dura realtà, o meglio, questa è la realtà. Io che cerco di archiviare, backuppare, ricaricare, preparare il file per grandissima. Ragazzi, sinergia, perché la cosa più importante è collaborare, sempre. Ovviamente io collaboro con la moglie, voi collaborate con amici, compagna, amante, quello che vi pare. Però
collaborate. Tra l'altro guardate come sono messo, tipo samurai. Qualcuno addirittura mi ha chiesto di fare un video pippone sulla gestione dei file, perché ragazzi la vera difficoltà non è fare questa vita, ma di gestire il lavoro con la moto. Quindi se interessati e curiosi scrivetelo sotto nei commenti che ci facciamo un pippone dettagliato. Comunque possiamo dire che siamo abbastanza cotti. Sara addirittura sente quasi freddo. È la legge del contrappasso. Tanto caldo, tanto freddo. Speriamo che il sole tanto forte di queste latitudini non le abbia fatto male. Baby,